Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi di cosa andiamo a parlare? Renault Zoe, ma non l'ultimo modello o la novità dell'anno. Questa è un'auto che ormai, quanti anni ha Flavio? 10. Innanzitutto salutiamo Flavio che si rende disponibile per questa testimonianza perché è sua l'auto e quindi ci dice vita, morte e miracoli di come si è trovato con l'auto e quali sono stati i problemi, i pro e i contro. E quindi abbiamo una testimonianza vera, perché questo video lo voglio fare per far vedere un'auto dopo 10 anni. E quanti chilometri, Flavio? 175.000. 175.000 chilometri, quindi abbiamo già un bel tragitto fatto e andiamo a vedere che tanti dicono le auto elettriche non durano nel tempo, non hanno le batterie che durano, eccetera. Vedere cosa è successo in questi anni. Benissimo, quindi questa è una Renault Zoe, il modello, Flavio? Q210. Il primo modello che hanno fatto praticamente, con un'autonomia massima di 150 km d'estate e 120 in inverno. Diciamo che dopo 10 anni che è stata immatricolata l'auto, io l'ho presa usata 5 anni fa e la batteria tuttora arriva a fare 150 km d'estate e in inverno non arriviamo a 120 ma a 100 li facciamo tranquillamente. Mai avuto problemi finora a livello, diciamo, di batterie, problematiche zero in assoluto. Anzi, la consiglierei anche perché questa è ha la ricarica per la batteria a 43 kW, dove le versioni nuove le fanno a 22 al massimo, e quindi in mezz'ora questa qua, avendo la batteria da 22 kW, diciamo che in mezz'ora la carichi completamente da 0 a 100. Quindi una batteria 22 kW, stessa 22 batteria che ha la Twingo mia che ha adesso, sì. 22 kW. 22 kW. Ok. Poi prima che siamo partiti ho sentito una bella ripresa, un bel motorino, non so se è più potente questo motore qua di quello della Twingo. Questo non lo so. Serve a trazione anteriore? Trazione anteriore o posteriore? Anteriore. Anteriore, mentre la Twingo ha la trazione posteriore. Sì? Sì. Non sono... Bene. E quindi appunto andiamo a vedere gli interni come sono dopo tutti questi anni, questi chilometri e appunto problemi, Flavio ci ha già detto che non ha avuto problemi e che l'autonomia è rimasta uguale, quindi quella di 10 anni fa è rimasta uguale, fate voi 4 conti, e appunto portare questa testimonianza vera. È una testimonianza vera, oggi è domenica, quindi ci siamo trovati domenica mattina che anche fa freddo e per portare proprio questa testimonianza. Non sono dati inventati o cose pubblicitarie, eccetera, come certi mi hanno scritto che faccio pubblicità. Non è fare pubblicità per nessuno, questi sono dati reali portati qui e anche per confrontarci. E visto che anche Flavio ha una pagina Facebook, se non sbaglio, Flavio. Sì, ho un gruppo di auto elettriche in Italia, si chiama, su Facebook, dove sono amministratore. Se volete iscrivervi, nessun problema. Anzi, benvenuti. e lì Flavio riscontra appunto certe notizie di possessori reali di auto elettriche. Sì. Questa è la cosa migliore, perché se io voglio sapere come va o come non va, devo avere una testimonianza vera e propria, con dati dalle concessionarie o dati che si trovano sui giornali. Bene. Quindi l'auto è questa, aveva, cioè il modello di 10 anni fa, quindi non ha Android Auto, penso, non ha i sistemi ADAS per quanto riguarda il rilevamento dell'ostacolo, non ha frenata, niente di tutto ciò, quindi è un'auto che all'epoca ancora costava intorno a 24-25 mila euro. Di più? Di più? Sì, mi sembra 30.000 euro all'epoca. 30.000 euro più dopo c'era il noleggio delle batterie per chi voleva. Adesso è cambiato il mondo, in 10 anni è cambiato tantissimo le cose. Bene, adesso facciamo un giro dell'auto, vediamo com'è esteticamente e poi vediamo gli interni come sono dopo tutti questi anni. Eccoci qua, l'auto si presenta così, vedete? Molto filante come linea. Era una delle prime elettriche, se non sbaglio, che facevano, no Flavio? Sì, le prime della Renault. Esatto. Aveva ancora i fari, non erano a LED, quelli di adesso mi sembra che siano già a LED. Sì. Fari alogeni, a occhio, e qui avevamo le frecce. Qui davanti abbiamo la presa di ricarica, se non sbaglio, tipo 2, vero? Sì. Si apre direttamente col telecomando. Eccoci qua. E come diceva Flavio giustamente prima, abbiamo una ricarica fino a 44 kW. 43 kW, bene. Con la scritta ZE qui sopra, che si illumina di blu, e quando la accendiamo
bella la carica davanti perché è più pratica secondo me. Sì. Qua la chiudiamo e bene. A proposito del telecomando che possiamo aprirlo, una chicca che aveva già, eccolo qui, possiamo ancora adesso accendere il riscaldamento dell'auto, solo se è in carica, anche se non è in carica. Anche se non è in carica, basta che sia la carica superiore al 50%. Ah, bene, molto Cioè bene. per il riscaldamento. Ok, questa è l'auto appunto che parlavamo dopo 10 anni e 170.000 km, anche come carrozzeria ancora bene, adesso è un po' sporca ma non riusciamo a pulirla perché c'è troppo freddo e quindi abbiamo paura che si ghiacci l'auto, ed è così. Anche dietro aveva questi fari trasparenti, lampadine tutte alogene come vedete, però è ancora messa benissimo, ma soprattutto quello che ci interessa è sapere l'autonomia, che Flavio ci ha già detto che è rimasto tutto uguale e quindi più che promossa. Adesso proviamo a vedere gli interni che Flavio ci illustra un attimino. Aveva già la chiave Easy Access, quindi non serve, basta tenerla anche in tasca, Sì. E lei si apre. Sì, perché è il tasto. Ok, il tastino per aprirla qua. Sì. Cosa che io non ho sulla Twingo, ancora la chiave normale, cosa incredibile. Eccoli qua, gli interni erano questi, quindi plastiche abbastanza rigide, ma come vedete si sono mantenute molto bene negli anni, non ci sono consumi qui che di solito si vedono le plastiche consumate, eccetera. L'unica cosa che mi faceva vedere Flavio, io salgo, scusa, eccoci qua. L'unica cosa che ha detto Flavio, questa cromatura qua che si è un po' rovinata nell'ultimo anno, vero? Ok. Cambio logicamente automatico, ma non sappiamo che non è neanche un automatico. Il tasto eco per ridurre i consumi e avere più autonomia. Eccoci qua, noi abbiamo già fatto un po' di chilometri, però vedete che la batteria segna ancora 114 km di autonomia. Questi sono i dati di quanto ho consumato. Avevamo questo display principale e poi internamente vedete che è ancora perfetta. Questi sono i sedili, era uno tra i pochi sedili che non avevano un appoggiatesta ma era tutto integrato, e guardate anche i sedili non sono per niente rovinati, molto molto bene. Avevamo già la plafoniera che ancora si usa adesso, qua avevamo già lo specchietto non retroilluminato però con la copertura, e l'auto si presenta così, che è ancora perfetta secondo me. Qua chilometri possiamo fare ancora tranquillamente. Ma proviamo a salire dietro. Comunque è un'auto 5 porte, 4 vetri elettrici, a differenza della Twingo che non ha, qui ha i vetri a compasso e quindi non arriva mai aria per chi è seduto dietro, che secondo me è una delle cose che dovrebbero togliere. Per aprire si preme il tasto qua e si apre così. Molto spaziosa secondo me, anche qui sempre plastiche rigide e come vedete negli anni non si sono consumate. Provo a salire dietro, eccoci qua, questa è vista da dietro la macchina, come vedete aveva questa console qua, che già all'epoca era ben fatta. Abbiamo lo stesso climatizzatore che c'era sulla Captur, quella di... come vedete l'accensione, prima mi sono dimenticato di dirvi, avevamo l'accensione con il tasto, perché le chiavi basta tenere direttamente in tasca, e questo è il quanto. Comunque vediamo che anche il soffitto, il tetto non è rovinato. E questo disegno qua, Flavio, cos'è che... È il simbolo della Zoe? No, della ZE Electric. Ah, ok. È riportato anche come vedete, su tutto il tetto. Per il resto, guardate, è ancora immacolata. Veramente. E questo è lo spazio che c'era dietro, che c'è ancora dietro. Io sono 1,80 m e sto seduto tranquillamente. Molto molto bene. Eccoci qua. 3 maniglie, che adesso non fanno neanche più le maniglie per uscire o per appendersi. Non so come mai stanno togliendo questo, qua se per risparmio o per cosa. E per il resto è tutto ok. Eccoci qua, quindi siamo arrivati alla fine di questo video, breve video ma lungo negli anni, e sono rimasto sbalordito perché anch'io ho una Twingo che però ha solo 1 anno di vita e quindi avevo un po' di paura sinceramente per la durata delle batterie, ma dopo aver visto questa auto sono tranquillo, spero che anche la mia duri così tanto. E ringrazio Flavio
E quindi se volete iscrivetevi alla pagina Facebook di Flavio, così facciamo anche un po' di pubblicità. E se avete dei commenti, se avete delle domande da fare, che poi in caso glieli giro a Flavio che poi vi rispondo, scrivete pure nei commenti, non c'è nessun problema. E niente, salutiamo Flavio, lo ringrazio, grazie Flavio, e Matteo che è dietro alle quinte, che ci sta osservando e sta registrando. Ringrazio tutti anche per la disponibilità, che comunque, te lo ripeto, oggi è domenica, è una bellissima domenica di sole, ma molto molto fredda. E grazie a tutti. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al mio canale che è gratuito anche quello, e attivate il tasto delle notifiche. Grazie a tutti, arrivederci.